Bene, appena arrivata questa asciugatrice Ariston Aqualities 8 kg, classe A. Bene, andiamo alimentazione così vediamo quali problemi ha. Come ho già detto altre volte, queste asciugatrici che mi arrivano vengono sostituite con le nuove, quindi quando arrivano qua sicuramente qualche problema ce l'hanno. Allora, accendiamo. Già che si accende è un'ottima cosa. Allora, il programma qua sembra che la manopola all'interno è rovinata, quindi bisogna vedere se è rovinata la manopola della plastica o il selettore interno, quindi già questo è un problema. Attualmente però lo possiamo avviare dal tasto avvio con questo programma che ci dà in automatico. Possiamo comunque avviarla. Vediamo se parte. Ah, ok, partita, mamma mia che rumore. Il rumore proviene da qui, dal lato motore, quindi fa un rumore brutto, la ventola sembra che gira, sarà un rumore di cuscinetto, vado a spegnere, sarà un rumore di cuscinetto oppure tendiciglia, quindi andremo a scoprire nel momento in cui vado a togliere il pannello. Intanto per accedere al selettore qui bisogna smontare questo coperchio, ci sono delle viti da rimuovere e vediamo un po' i filtri. Ok, sicuramente vuole essere pulita. Intanto vediamo il radiatore come sta messo. Allora, radiatore intasatissimo, quindi non so come ha lavorato fino adesso questa asciugatrice, praticamente radiatore tappato, si intravede leggermente un po' di spazio tra i lamellari. Sicuramente hanno tentato anche di pulirla, ma hanno solo fatto danni piegando i lamellari. Ok, dai, allora la pulizia la lascio per ultimo. Beh ragazzi, pannello tolto, risultato sporchissima, quindi non hanno neanche tentato la riparazione, altrimenti credo che l'avrebbero pulito. E vabbè, azioniamo, vediamo il rumore. Bene, il rumore non si riesce a capire da dove viene perché dovremmo smontare la cinghia. I casi potrebbero essere motore, tendicinghia, metto la luce più sotto, questo è tendicinghia, questo qua, quindi tendicinghia, cestello, la ventola posta sull'alberino sempre del motore che si trova qui. Quindi adesso andiamo a togliere la cinghia e poi vediamo da dove proviene il problema. Bene, cinghia rimossa, il problema non riesco a mettere le mani, comunque il problema sta qui, perché il cestello è libero
ci sta il libero, tendicinghia anche, quindi il problema sta qui. Adesso aziono, così vediamo se fa rumore. Guardate che rumore fa. Andremo a togliere anche questo coperchio perché qui c'è la ventola e la ventola è collegata sull'alberino del motore, quindi non vorrei che strofina da qualche parte. Comunque andiamo a togliere e vediamo. Bene ragazzi, smontato, questo è il ventilatore di aspirazione. Una cosa importante prima di accendere il ventilatore, di stare attenti, è una questione di sicurezza, di mettersi sempre di fronte al ventilatore, mai di lato, perché il ventilatore può girare sia a sinistra che a destra e si va a rompere una letta di queste, ve la prendete in faccia. Quindi a livello di sicurezza mettersi sempre frontalmente. Se si dovesse rompere, quindi tragitto e quello lateralmente, non al 100%, perché poi dovete mettere anche gli occhiali. Quindi diamo alimentazione. Anche se si sente un rumore come se strofina qualcosa, un rumore, un suono prolungato, che secondo me, infatti adesso sta aumentando, secondo me proviene da qualche cuscinetto. Sentite? Bene, confermato, cuscinetto, quindi sono da sostituire i cuscinetti. Non so se si riesce a sentire, bisogna rimuovere il motore e dal motore bisogna sostituire i cuscinetti, quindi il rumore che sentite sono i cuscinetti rovinati. Bene, vediamo un po' se con questo affare riesco ok. Ok, adesso tentiamo di uscire il motore. Allora, intanto bisogna scollegarlo. Allora, questo è il condensatore del motore e questo dovrebbe essere del compressore. Sì, perché è bianco, va sul compressore questo qua, mentre questo del motore. Quindi vado, vediamo un po' se esce fuori il motore. Non credo che uscirà fuori, bisogna fare un po' di spazio qui su questo tubo in rame, bisogna fare qualche modifica e bisogna rimuovere il tendicinghia perché comunque dà fastidio. Ok ragazzi, ce l'ho fatta, motore uscito, è stata un'impresa ma alla fine ce l'ho fatta. Guardate un po' come ho modificato il tubo, si è rotto anche il supporto del condensatore, ma non ce ne frega niente, tanto poi lo rincolliamo, al massimo ci mettiamo 2 fascette, non è importante. Guardate un po' il rumore che fa. Bene, motore alla morsa, togliamo sto cuscinetto guasto, con il calibro vado a prendere questa misura, mi serve per quando rimonterò tutto, quindi abbiamo 35 mm.
Beh ragazzi, eccolo qui il cuscinetto guasto, metto di fronte così si vede meglio. Questo è il cuscinetto guasto. Adesso dobbiamo scalettare questo e mettere un cuscinetto nuovo e dobbiamo comunque controllare quello dell'altra parte, visto che ci siamo, anzi visto che ci siamo lo cambiamo, così abbiamo due cuscinetti nuovi. Ok? Allora, cosa importante prima di togliere il cuscinetto, di prendere quest'altra misura. Se ha la battuta dietro questa misura non serve, quindi io intanto la prendo, poi vediamo. 37 e mezzo. Ok, perfetto. Allora, sì, effettivamente c'ha una battuta. Ok, adesso ci serve il cuscinetto nuovo, sperando che ce l'abbiamo. Beh ragazzi, purtroppo sto qui, ciao. Beh ragazzi, purtroppo non ho i cuscinetti. Nel frattempo ragazzi andiamo a riparare sia il selettore che la pulizia al radiatore. Beh ragazzi, smontato la scheda, lubrificato tutti i tastini e guardate un po', questo va qui dentro questa manopola che va a girare il selettore. In pratica vi faccio vedere cosa è successo. Bisogna ordinare il pomello, perché guardate un po', provo a vedere se lo riesco a trovare su internet, ma nel frattempo vado a riparare questo, lo vado a riempire di colla. Beh ragazzi, abbiamo ripristinato, vediamo un po' i tasti. Quando spingevo i tasti rimanevano bloccati, quindi sono stati tutti lubrificati. Bene, questo è il risultato, quindi le alette, se vedete le alette piegate perché stavano già, bene, ok, pulizia fatta. Adesso ci rimangono i cuscinetti. Faccio vedere l'acqua che ho buttato, nera. Si era quasi otturato il lavandino,
Bene ragazzi, montato tutto. Abbiamo sostituito i cuscinetti al motore. Ok, non ci resta che mettere un bel panno bagnato, il classico mio test. Bene, strizzo un po' e poi li metto nell'asciugatrice. Ok, eccoli qui, sono bagnatissimi. E adesso proviamo se funziona bene. Ci sta bene anche questo. Ok, vai. Un'ora e 49 minuti, quindi diciamo che metà tempo. Vediamo se è bastato. Beh, direi che sono abbastanza asciutti, anche perché sono sottili questi qua, quindi potrebbe andare bene anche così, forse un altro po', ma potrebbe andare anche bene così. Vediamo l'acqua. Opla. Ciao ragazzi, eccomi qua. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo risuscitato anche quest'altra asciugatrice. Ragazzi, non so se avete visto nel video, ogni tanto facevo così. Ok, l'asciugatrice è ritornata a funzionare, ma quando faccio così significa cliccate, schiacciate, pollice in su, ok? Serve ragazzi. Cliccando il mi piace mi date supporto e mi date la possibilità di continuare a fare altri video. Ragazzi, se il video l'avete visto fino alla fine, un bel mi piace e un iscriviti è il minimo. Bene, detto questo, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.